Ricordo Canal 104 Plus YouTube, il prezioso indice alfabetico, il libro Il risveglio e Canal 104 Plus Telegram e, ma solo se vi va, potete sostenere Canal 104 Plus con l'energia monetaria del semplice valore di una buona tazzina di caffè. Gli esperti avvertono che i governi sprecano trilioni di miliardi per il cambiamento climatico grazie a dati errati sulla temperatura. L'unico motivo per cui sembra che le temperature globali stiano aumentando è perché l'impressionante 96% delle stazioni di monitoraggio della temperatura del National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, si trovano nelle isole di calore urbane accanto a cose come ventilatori di scarico caldi e tetti caldi roventi. Nonostante trilioni di dollari in misure di mitigazione finanziate dai contribuenti che sono state implementate nel corso degli anni, secondo la NOAA il 2023 è ancora l'anno più caldo mai registrato. Tuttavia ora sappiamo che ciò è dovuto al fatto che i termometri dell'Agenzia federale sono stati intenzionalmente posizionati vicino a strutture urbane molto calde, il che alla fine ha distorto i dati. Da anni le Nazioni Unite, ONU, avvertono che nei prossimi anni la temperatura globale potrà aumentare solo di 1,5 gradi Celsius. Qualunque cosa in più renderà il pianeta invivibile, provocando gravi catastrofi quali siccità, inondazioni e caldo estremo. Sulla base delle letture distorte della temperatura provenienti dalle stazioni di monitoraggio della NOAA, la Terra è già a 1,35 gradi Celsius più calda rispetto alla media preindustriale rilevata dalle Nazioni Unite, il che significa che ci sono solo 0,15 gradi Celsius in più da riscaldare prima che il pianeta si sciolga. Non solo il 2023 è stato l'anno più caldo nei 174 anni di record climatico della NOAA, ma è stato di gran lunga il più caldo in assoluto. Ha commentato Sarah Kapnick, capo scienziato della NOAA. Un pianeta che si riscalda significa che dobbiamo essere preparati per gli impatti dei cambiamenti climatici che stanno accadendo qui e ora, come gli eventi meteorologici estremi che diventano più frequenti e più gravi. Il pregiudizio del calore significa un falso riscaldamento globale. Anthony Watts, meteorologo e membro senior per l'ambiente e il clima presso l'Earthline Institute, nonché autore del sito web sul clima What's Up with That, ha esaminato le stazioni climatiche della NOAA e ha riferito che le affermazioni sul clima dell'agenzia sono ridicolmente errate. Watts ha scoperto che il 90% delle stazioni di temperatura della NOAA hanno una chiara polarizzazione del calore, nel senso che registrano temperature troppo elevate rispetto alle temperature effettive al di fuori delle isole di calore urbane. E con un numero così elevato, oltre il 90%, i metodi utilizzati dalla NOAA per cercare di ridurlo non funzionano, perché il pregiudizio è troppo schiacciante, ha detto Watts a Epoch Times. Le poche stazioni rimaste che non sono distorte perché ad esempio sono fuori città in un campo e si tratta di una stazione di ricerca agricola che esiste da 100 anni, i loro dati vengono completamente sommersi dall'insieme molto più ampio dei dati distorti. Non è possibile correggerli. Il collega meteorologo Roy Spencer, stimato ricercatore principale presso l'Università dell'Alabama, è d'accordo su questo punto. I dati del termometro di superficie presentano ancora falsi effetti di riscaldamento dovuti all'isola di calore urbana, che aumenta nel tempo, afferma. Spencer è il leader del team scientifico statunitense per il radiometro avanzato a scansione a microonde del satellite Aqua della NASA. Ha ricevuto la medaglia per i risultati scientifici eccezionali della NASA per il suo lavoro nel monitoraggio della temperatura via satellite. Nota del traduttore: i satelliti non sono quelli che vi fanno credere, ma si tratta di altro e chi segue questo canale sa bene di cosa si tratta. Ancora peggiori delle stazioni di temperatura delle isole di calore urbane della NOAA sono i modelli climatici computerizzati che i fanatici del clima stanno utilizzando per guidare i cambiamenti nella politica energetica, che mirano a spostare l'Occidente dai combustibili fossili terrestri verso tecnologie energetiche verdi, come l'energia solare e il vento. Ciò che Kapnick non ha menzionato è il fatto che gli standard di misurazione della sua stessa agenzia sono imperfetti e che la Terra, in effetti, non si sta riscaldando nella misura in cui afferma la NOAA, se non del tutto.